Senta, signor Buscetta, desidererei che lei completasse la risposta alla prima domanda che le ho fatto, e cioè dei rapporti, quanto è a sua conoscenza, dei rapporti tra il senatore Andreotti e Cosa Nostra. Lei ha citato, ha risposto sì e ha detto Badalamenti. Può dire se e a quale episodio si riferiva, quanto è a sua conoscenza? Badalamenti mi raccontò di essersi recato personalmente insieme al cognato Rimi Filippo e ad uno dei Salvo, non saprei dire chi, Ignazio Salvo o Nino, nello studio del senatore Andreotti per ringraziarlo per l'interessamento avuto nel processo del cognato Rimmi Filippo. Anzi, ha avuto dell'espressione, secondo quello che dice Gaetano Badalamenti, e non io, che il senatore Andreotti gli abbia fatto i complimenti e che le disse che persone come Gaetano Badalamenti poteva essere utile all'Italia se ognuno come Gaetano Badalamenti fosse per ogni strada d'Italia. E ha detto che era presente uno dei cugini Salvo. Sì. Allora, lei risulta quindi che tra i cugini, almeno uno dei due cugini Salvo e il senatore Andreotti, vi fosse un rapporto, una deduzione la mia, ma fondata su quello che lei ha detto. Le risulta che vi fossero dei rapporti? Ma non solo questa è l'occasione che i cugini Salvo, io so dei cugini Salvo che ci fossero dei rapporti, perché i cugini Salvi stessi me lo dissero, che loro avevano i rapporti con lo zio. Io non so se per zio intendevano dire qualche cosa che fosse diverso del nome, ma in mia presenza lo chiamavano lo zio, parlando dell'onorevole Andreotti, allora onorevole Andreotti. Signor Buscetta, deve spiegare alla Corte che cosa vuol dire, se vuol dire qualcosa, lo zio nel linguaggio siciliano. Perché... Zio nel linguaggio siciliano si usa per dire una persona di rispetto. Lo zio può darsi che mi abbiano detto i cugini Salvo. I cugini Salvo, invece di dire il senatore, l'onorevole, il presidente del consiglio, diceva lo zio. Altro argomento che Buscetta attribuisce a lei, un incontro a Roma all'inizio degli anni 70 tra Nino Salvo, uno dei cugini Salvo, probabilmente Nino, lei, uno dei cugini Salvo, e Filippo Rimi, suo cognato, a Roma, nello studio privato di Andreotti per ringraziarlo dell'interessamento che Andreotti avrebbe dimostrato rispetto al processo che vedeva condannato all'ergastolo Filippo Rimi, suo cognato. Il processo poi fu annullato in Cassazione. Di questo non posso rispondere, mi dispiace, perché mi piacerebbe rispondere, perché c'è il procedimento in corso. Conosceva Nino Salvo. Era Nino? No, non ho detto che era Nino. No. Ho detto conosceva. Conosceva lei Nino Salvo? Nino sì, Salvo. Scusi, no. Io lo chiamo dottore Salvo, ma certo. Il nome era Nino di questo dottore Salvo. Non so se abbia conosciuto altri Salvo, perché fate sempre un po' di confusione. Protagonizzate quando parlate di Salvo. Ma non posso, mi piacerebbe rispondere, mi dispiace, non posso perché c'è un procedimento in corso. Ma una risposta tipo io non ho mai parlato di questo, ho parlato di questo, non credo che sia una cosa che inficia il processo, se lei ritiene. Fa parte della procedura. Se io dico che non ho parlato di questo, i giudici non mi dicono più. Il signor Badalamenti ha negato questo fatto? No, non ha negato. Ha detto non voglio parlare, è materia processuale. Ma questa è una cosa ben distinta. Per un linguaggio mafioso è una cosa ben distinta. Sarebbe stato molto ovvio per lui dire a lei Buscetta sta mentendo.
Lui ha detto a lei, Buscetta sta mentendo? No, non c'è nessun attacco diretto nei suoi confronti. E allora oserei dire che lui invece ha ammesso di aver parlato con me. Signor Badalamenti, lo sa che sempre nell'ambito dell'incontro che, a detta di Buscetta, lei avrebbe avuto con Andreotti per ringraziarlo dei favori ottenuti nel corso del processo, lui avrebbe detto: uomini come lei, rivolto a lei, Gaetano Badalamenti, ce ne vorrebbe uno a ogni angolo di strada in Italia a garantire l'ordine. L'ha letta questa frase, ha saputo di che sarebbe stato detto quello. Sì, l'ho letta questa frase, ma io non conosco bene la mentalità di Andreotti, ma forse voleva dire in peccato, uno ogni angolo di strada, in peccato. Racconta Buscetta. L'uccisione di Inzerillo e Bontate aveva spaventato ancor di più i cugini Salvo, i quali mi telefonarono tramite un ingegnere parente loro, Lopresti, che avevo conosciuto a Palermo l'anno prima, per convincermi a rientrare e guidare la riscossa contro i corleonesi. Questo ingegnere fu in seguito ucciso anche lui dai Viddani, ma i Salvo vengono risparmiati. Era presto per loro. I corleonesi avevano ancora bisogno di un canale con il potere politico. Rina non si sentiva abbastanza forte da presentarsi direttamente ai politici più potenti, con il suo italiano incerto e con la sua incultura, per stipulare accordi e intavolare trattative. I Salvo potevano svolgere questo lavoro per lui, e lui, in cambio, li avrebbe lasciati in vita. La telefonata dei Salvo arrivò nel giugno 1981. Segue un anno di relativa tranquillità per la mia vita e di notizie sempre più funeste provenienti dalla Sicilia. La mia tranquillità era relativa perché in Brasile si era diffusa la notizia della mia residenza nel paese e si erano scatenate le solite campagne di stampa sul grande trafficante dalle ricchezze favolose. Ero pertanto costretto a limitare i miei movimenti e a dare nell'occhio il meno possibile. E in Brasile cessano i suoi rapporti con Bontate, con Cosa Nostra, oppure No. ci sono ancora dei contatti? No, continuano ad avere informazione e poi in Brasile io mi ritrovo con dei Greco, cugini di Michele Greco, mi ritrovo con Antonino Salamone. Abbiamo possibilità di verificare dopo la morte di Stefano Bontati e di dire adesso le cose si mettono in una brutta maniera. Il Salamone ritorna in Sicilia, il Greco ritorna in Sicilia, parlano con Michele Greco e Michele Greco dice che non si devono preoccupare perché era stato fatto fuori Stefano Bontà in quanto aveva tramato per uccidere. Ma c'era qualcuno che le telefonava da Palermo in quel periodo per chiedere qualche cosa a lei? Sì, io ho ricevuto delle telefonate che fanno parte di interrogatori del processo, dove si parlava, dove c'era un certo Lopresti, Ignazio Lopresti, non uomo d'onore, ingegnere, che era socio di Salvatore Inzerillo, è cugino dei cugini, cugino dei cugini Salvo, cioè la moglie del suddetto ingegnere Lopresti era cugina dei Salvi. Nelle cui telefonate, che si ha la possibilità di poterle vedere nei verbali, si cerca di farmi tornare in Italia dicendomi che ci sono possibilità di poter avere degli appartamenti, di io poter essere ospitato per poter porre fine a tutto quello che sta succedendo a Palermo. Scusi, chi è che la invitava a tornare in Italia? I cugini Salvo. E perché i cugini Salvo avevano interesse a che lei tornasse in Italia? Perché in quel momento quello che succedeva a Palermo era cronaca di tutti i giorni e cronaca che tutti possiamo sapere se leggiamo i giornali di quell'epoca. Cugini Salvo, pur appartenendo a un'altra provincia. Quando lei dice appartenendo, in che senso? Appartenendo come uomini d'onore.
perché quando parlo dei cugini Salvo vorrei dirlo per inciso. Io parlo di Ignazio Salvo, che è sottocapo della famiglia di Salemi, e di Nino Salvo, che è capodicino della famiglia di Salemi, e figli di uomini d'onore. E quindi io le stavo chiedendo quale fu il ruolo, qual era l'interesse dei cugini Salvo allo svolgimento e all'evoluzione di questa guerra di mafia. Loro erano schierati da una parte, dall'altra. Che interesse avevano? L'interesse dei cugini Salvo non era perché erano schierati da una parte all'altra, perché loro non potevano intervenire come diritto. Potevano intervenire in quanto vivevano a Palermo e la loro attività si svolgeva a Palermo. Quindi loro erano interessati in virtù di pacifisti, niente di andare contro uno o contro l'altro. E l'attività che loro volevano da me non era di rivincita, ma era un'attività di poter mediare questa guerra. Ricevevo parecchie informazioni sulla situazione in Sicilia dal mio vecchio amico Nino Salamone, che risiedeva in Brasile da molti anni e viaggiava spesso tra l'Italia e l'America del Sud. 78-77 Gaetano Badalamenti si allontanò volontariamente dalla Sicilia, si recò in Brasile. Gaetano Badalamenti. No, ho sbagliato il nome, Antonino Salamone. Si allontanò La residenza in Brasile? In Brasile, dove lui era residente ufficiale, anzi mi sembra che era cittadino negli stati del Brasile. In Brasile lui fece qualche costruzione, grande costruzione, nel senso di palazzi grandissimi. Chi lo sostituiva a Palermo nella commissione era Bernardo Brusco. Era una decisione spontanea da parte di Badalamenti e da parte di Salamone, perché ho l'impressione, non abbiamo mai parlato. Salamone è una persona molto chiusa, quasi una sfinge, direi. Ma ho l'impressione che se ne sia accorto che lui dai corleonesi non era molto gradito nel posto di istituto. Lui non è stato mai estromesso, non ha mai perso la carica, però chi lo sostituiva in tutto e per tutto era il Bernardo Brusco. Anche in quegli anni terribili del 1980. Poi più avanti dice: ritornato in Brasile, apprese dai giornali dopo alcuni mesi dell'uccisione di Stefano Bontate e mi recai pertanto da Rio a San Paolo, dove feci notare ad Antonio Salamone che la profezia si era avverata e lo invitai ad informarsi a Palermo di quanto era accaduto. Perfetto. Queste sono le pagine 42 e 43, perfetto. Dopo l'omicidio di Inserillo, pagina 47, mi recai nuovamente a San Paolo per parlare con Antonio Salamone, il quale mi fece un discorso che non mi piacque per nulla. È un problema di cui a noi anche non interessa. Alla fine si convenne che la soluzione migliore era che egli, anche se non invitato, si recasse a Palermo per cercare di chiarire con Michele Greco i motivi di quanto stava accadendo a Palermo. Dopo alcuni giorni egli partì e mancò poco dal Brasile. Al suo rientro, quindi il viaggio c'è stato, al suo rientro mi disse di avere appreso da Michele Greco che quest'ultimo era a conoscenza del fatto che Stefano Bontate e Inserillo avevano intenzione di uccidere Salvatore Rina. Più precisamente era accaduto che, e continua, dico, questa circostanza di questo viaggio del Salamone in Italia la conferma? Sì. Michele Greco quindi disse ad Antonio Salamone che per mera benevolenza gli era consentito di condurre con sé in Brasile Pinè Greco, fratello di Ciaschitello, mentre avevano il permesso di andar via Giovannello Greco, che io non ho mai conosciuto, appartenente alla famiglia di Ciaculle e del cognato Pietro Marchese. Conferma quest'altra? Conferma.
Intorno all'autunno del 1981 chiesi un prestito a Nino Salomone. Ne avevo bisogno per comprare dei bovini. Avevo investito nella tenuta di Belém e nell'acquisto dell'appartamento a Rio il denaro ricevuto da Cosa Nostra come liquidazione della mia carriera di mafioso. In quei giorni ricevetti il primo segnale che il cerchio di morte dei corleonesi cominciava a stringersi intorno a me. Il fratello della mia prima moglie, Mariano Cavallaro, venne ucciso a Torino. Non appena lo seppi, telefonai a Pippo Calò. Le mie condizioni economiche erano nel frattempo così precipitate che dovetti chiedergli di pagare la telefonata. Calò mi disse di non sapere nulla circa le ragioni dell'omicidio e che doveva quindi trattarsi di un episodio collegato a fatti locali, senza riferimento a quanto stava succedendo a Palermo. Gli parlai delle difficoltà finanziarie nelle quali mi trovavo e lui mi rinnovò l'invito a tornare in Italia. Non darti pensiero di nulla, se vieni penso a tutto io. Risolverò ogni tuo problema di soldi, mi incitò Calò, sperando che cascassi da solo nella trappola. Va bene, mi hai convinto, credo proprio che devo cominciare a pensare di tornare, risposi mentendo. Però vorrei chiederti la cortesia di mandarmi un po' di denaro, tramite Nino Salomone, che si trova a Palermo e sta per partire per il Brasile. Incontrai Salomone a San Paolo e quando gli riferii del mio colloquio con Calò, lui reagì vivacemente. Sei un incosciente, Masino. Tu stai cercando di farmi ammazzare. Non ti rendi conto che dopo l'uscita di scena di Stefano Bontate, l'unico pericolo che vedono i corleonesi sei tu. Ho detto a tutti che in Brasile noi non ci incontriamo mai. E tu fai capire a Calò che siamo in contatto? Hai ragione, Nino. Scusami per aver detto che siamo amici. Ma avevo bisogno di quei soldi, ribattei, amareggiato ed irritato, per la dimostrazione di viltà da parte di un uomo che dovevo forse considerare ormai un ex amico. Non prendertela, Masino, ma Palermo è diventata un inferno. Si muore per nulla. Per una parola, per un equivoco, per uno sguardo. Il prestito te lo faccio io. Calò non mi ha dato nulla da consegnarti e mi diede $14.000. Ci lasciammo con freddezza e ci incontrammo nuovamente solo un'altra volta, a Pasqua dell'anno successivo. Pochi mesi prima che Gaetano Badalamenti comparisse in Brasile, Salomone mi aveva avvertito che era possibile che da lì a poco Badalamenti si facesse vivo e che ciò avrebbe comportato guai a non finire, per me, per lui stesso e per tutti. Nino Salomone non sopportava il rappresentante di Cinisi. Gli era antipatico e non perdeva occasione per parlarne male. Gli avevo risposto che se Badalamenti avesse voluto venire in Brasile, non avrei potuto certo impedirglielo. Nell'agosto 1982 ricevetti una telefonata di Badalamenti. Era riuscito a procurarsi il mio numero di telefono, chiedendolo a Franco Barbaccia, il medico del Lucerdone, uomo d'onore della sua famiglia e mio amico. Mi chiese di poter venire in Brasile per discutere con me. Acconsentì e lo andai a prendere all'aeroporto. Badalamenti rimase per quasi un mese. Era assieme a suo figlio e mi aggiornò, grazie anche alla sua memoria prodigiosa, sull'intera situazione di Cosa Nostra. Uno degli episodi più raccapriccianti a proposito dell'azione di annientamento degli avversari da parte di Riina e dei suoi soci mi venne riferito da Badalamenti. Pino Greco Scarpuzzedda aveva catturato il figlio quindicenne di Salvatore Inzerillo. Il ragazzo gli aveva gridato in faccia la sua intenzione di vendicare il padre uccidendo Riina. Allora Scarpuzzedda gli aveva tagliato il braccio destro, facendogli presente che così non avrebbe più potuto ammazzare nessuno, e poi lo aveva soppresso. A questo barbaro episodio aveva preso parte anche Antonino Grado, che aveva appena tradito, assieme a tutti i suoi numerosi familiari e a centinaia di altri uomini d'onore, il gruppo Bontate Inzerillo Badalamenti. Mi raccontò degli assassini dei miei amici, dei tradimenti accuratamente preparati all'interno della famiglia, delle stragi di ciascuno. Gaetano Badalamenti parlava seguendo il filo dei suoi ricordi, rievocando persone care, portate via
dalla furia dei barbari di Corleone e continuava a insistere perché ritornassi in Sicilia, a giocare il tutto per tutto. Dovevo usare il mio ascendente per radunare attorno al mio nome gli accoliti e i superstiti e guidare la riscossa. Dobbiamo partire all'attacco dei Corleonesi, uccidendo Ligio. Devi sfruttare le amicizie che hai fatto in carcere con i catanesi e i milanesi. Trova un modo sicuro per ammazzarlo. Indicaci una strategia, suggerì Badalamenti. Mi stai proponendo una cosa pazzesca, risposi. Nessuno si imbarcherebbe in un'impresa assurda come questa. Le pressioni del capofamiglia di Cinisi mi convincevano sempre di più che il suo prestigio doveva essersi molto affievolito, anche presso gli uomini d'onore che gli erano vicini. Come fai a non renderti conto che la situazione è disperata? Non è possibile capovolgerla in alcun modo. Togliti dalla testa l'idea di far guerra adesso ai villani. Non fare lo scemo. Sei ricco, Tano. Hai una folta parentela. Capisco che temi per la tua e per la loro sorte. Tanto è vero che ti hanno già ammazzato parecchi parenti. Ma cerca di ragionare a mente fredda. Hai bisogno di tempo e di calma per prendere fiato, per riacquistare potere. Vieni ad abitare qui, in Brasile, al sicuro. Portati dietro il tuo parentato e aspetta 5, 6 o 7 anni. Fai sapere a tutti che non vuoi più avere a che fare con la Sicilia e che ti sottometti a chi ha dimostrato di essere più forte. In questi anni ti rafforzerai, studierai la situazione e preparerai una riscossa formidabile. Quando sarai pronto, tornerai in Sicilia. Troverai i tuoi nemici impreparati. Li prenderai di sorpresa e farai di loro quello che vorrai. Non saranno capaci di difendersi. Fai quello che hanno fatto i Greco 40 anni fa, su consiglio di Vincenzo Rimi. Conosci l'episodio? I Greco hanno fatto finta di essere disgregati, di andare alla deriva. Hanno ceduto o abbandonato le loro proprietà ai nemici. E poi, dopo 5 anni, sono partiti all'attacco e hanno ammazzato in una sola notte 40 avversari. Li hanno distrutti per sempre. Fa come me. Comprati una fattoria in un posto lontano, dove nessuno ti venga a cercare e dove farai arrivare i tuoi familiari. Inserisciti nel legname, nell'agricoltura, nel commercio, nell'allevamento. Sono cose che conosci benissimo. Hai sempre avuto passione per la campagna e puoi anche guadagnare un bel po' di quattrini. Se vuoi, possiamo andare insieme nel Parà. Ti farò vedere la mia azienda. Là potrai cercare di acquistare una tenuta.